Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi mi trovo qua con Alberto. Ciao a tutti. Proprietario ed inventore di Race Cup Factory. Ma prima di iniziare con il video di oggi spieghiamo velocemente. Race Cup Factory è un'azienda che nasce da un motociclista endurista con delle esigenze di perfezionare delle piccole cose a cui mai nessuno aveva pensato. Sì, spesso cerco di ottenere questo tipo di obiettivo. Sì. Ma con poi delle grandi differenze quando si va a provarle nell'atto pratico, soprattutto sull'uso prolungato. Sì. Ma vedremo poi meglio cosa faremo. Oggi invece parleremo di una cosa nuova. Si chiama Smart Frame. E cos'è lo Smart Frame? Smart Frame è un portatarga dei giorni nostri, del 2024, Smart. Adesso sigla e poi vi spieghiamo meglio cos'è di preciso. Eccoci qui, oggi parliamo dello Smart Frame, è un prodotto che abbiamo visto in anteprima nel 2023 ad EICMA, ma solamente adesso, settembre-ottobre 2024, è uscito sul mercato. Ma Albi, spiegaci meglio realmente cos'è questo Smart Frame. Vedo che ci sono due colori e c'è spazio per qualcosa, spiegaci meglio. Bene, adesso ti elenco un po' tutte le caratteristiche di questo prodotto, che di fatto è del tutto innovativo perché è una cornice portatarga che può contenere un tag di ritrovamento. Questa è la sua caratteristica principale. La presenza del tag di ritrovamento apre a tutta una serie di potenzialità interessanti. La prima per noi enduristi è il fatto che possiamo ritrovare la nostra targa se la perdiamo, perché come sapete perdere la targa non è una cosa che capita di rado, capita abbastanza spesso, e quindi poter ritrovare la targa e non dover reimmatricolare la moto può essere un bel vantaggio per tutti. Non solo economico, perché ci vogliono quasi 200 euro a rimatricolare, ma anche di tempo, perché bisogna andare in motorizzazione, rifare i documenti, con andare dai carabinieri con la nella moto montate, frecce, tutto. Esatto, è un problema questa cosa qui. Quindi vantaggio numero uno, abbiamo il ritrovamento della targa in caso di smarrimento. Esatto, e questo è anche il caso specifico del motivo per cui l'abbiamo fatta in giallo anche. La cornice portatarga esiste nelle due combinazioni cromatiche, cioè nera e gialla proprio perché in caso di perdita nel bosco è molto facile ritrovarla, molto più facile che la nera, anche se di fatto ciò che ce la farà ritrovare con più certezza è proprio la sua elettronica piuttosto che la parte visiva. Ma poi su questo faremo un test sul campo domani. Certo. Facciamo proprio il vero test. Poi abbiamo altri due vantaggi. Esatto. Spieghiamoli meglio. Gli altri due vantaggi sono sempre in campo enduristico, sono vantaggi di tipo legati alla sicurezza del pilota, perché di fatto molti di noi, anche se sappiamo che non è del tutto consigliabile, escono in moto anche da soli. Magari per allenarsi o per fare delle prove, dico escono un'oretta, esatto, e sei da solo. Però come sappiamo potrebbe sempre accadere qualcosa, speriamo sempre che vada tutto bene, però nel caso in cui dovesse succedere qualcosa, con la nostra cornice portatarga Race Cup Smart Frame e con all'interno un tag che è condiviso con amici o parenti, in qualunque momento questi amici o parenti possono sapere dove ci troviamo. Questa è una cosa molto importante perché di fatto non è sempre facile trovare le persone dentro il bosco, è una zona impervia, specialmente se uno poi esce dal sentiero è abbastanza complicato ritrovare le persone e le moto in questi contesti particolari. Un vantaggio molto utile di avere un tag in condivisione con amici o familiari rispetto a condividere la posizione del telefono è che la posizione del nostro telefono è condivisa sempre. Esatto. Quindi anche quando siamo a lavoro o quando non vogliamo che si sappia dove siamo, per mille ragioni, non per forza per cattivi scopi. Certo. Ma in questo caso il tag è sulla nostra targa della moto da enduro. Esatto. Noi salvaguardiamo la privacy da questo punto di vista perché condividere la nostra posizione nel telefono potrebbe non essere desiderio di tutti. Esatto. E soprattutto l'alternativa sarebbe quella di disattivare, togliere la condivisione ogni volta, togliere e mettere, diventa un po' complicato. Invece sicuro in questo caso, vai in moto e non l'hai condivisa. Esatto, la volta che ti serve non c'è. Invece in questo caso abbiamo la possibilità di condividere permanentemente questo tag con amici, parenti o
compagni di merende, enduristi, e questa cosa la possiamo tenere anche permanente, quindi non disattivarla e riattivarla all'occorrenza. Siamo sicuri che quando serve c'è, ma abbiamo anche la possibilità in ogni momento di disattivarla. Esatto. Cambia la compagnia, usciamo con altre persone, cambiamo la fidanzata, possiamo attivarlo anche su altri telefoni. Esatto. Poi abbiamo il terzo punto a favore, e questo può essere ad esempio, non so, per una motocavalcata, per un giro con gli amici. Spesso succede, magari finché sei in 2 o 3 non succede, ma se sei in più persone, enduristi, magari uno sbaglia un bivio, si è perso, il telefono non prende, è un problema. Con questo, se è condiviso assieme a tutti gli amici del gruppo, possiamo trovare facilmente il nostro compagno di moto. Proprio così. Tanto più se succede qualcosa per cui la persona non è in grado in quel momento di informare il gruppo di dove si trova. Anche in questo caso, che scongiuriamo naturalmente di perdita di coscienza, di qualche motivo per cui siamo in moto e non siamo in grado di informare gli altri della nostra posizione, lo farà la nostra targa al posto nostro. Quindi è molto importante anche dal punto di vista della sicurezza. Abbiamo un quarto elemento bonus in caso di furto. Certo. Se ci rubano la moto, essendo un prodotto decisamente innovativo, sul mercato non c'è nessun altro. Questo è un brevetto che hai creato tu. Esattamente. Quindi sei il primo che ha creato davvero un portatarga con questo sistema easy to find. In caso di furto della moto, rubano le moto da un furgone, eccetera, eccetera, è difficile che qualcuno vada a smontare la targa, soprattutto nell'immediato. Quindi noi possiamo individuare la nostra moto. Questo qua è un'altra sicurezza in più che noi abbiamo. Parliamo del discorso gare e spiegami meglio, perché anche qua hai fatto una genialata. Beh, diciamo che noi sappiamo che le gare FMI al momento hanno una normativa che permette di utilizzare le targhe non originali, però come sapete tutti, per fare le gare bisogna allenarsi, per allenarsi bisogna avere la targa, e di conseguenza noi abbiamo bisogno di avere un sistema di questo tipo da utilizzare in caso di allenamento, anche perché l'allenamento è anche spesso la condizione in cui usciamo da soli, e quindi torna tutto il discorso della sicurezza. Esatto. Esco da solo, ma non esco più da solo con il timore che avevo prima, che vai e tocchi sempre la targa appena prendi l'asfalto. Esatto, prima di tutto perché ho paura di perderla, secondo perché comunque sono da solo, e quindi sai, metti che succeda qualcosa, come faccio? Potrò sempre avvisare qualcuno? Esatto. Il problema non me lo pongo più. Inoltre, se non sono gare FMI, la targa ci vuole comunque originale. Assolutamente. Perché ci sono gare WISP. Esatto, le gare non FMI al momento hanno una normativa che non permette l'installazione di targhe non originali, quindi la targa originale è obbligatoria. Quando si fa il CO, quando si fa in tutte le fasi della gara, le operazioni preliminari, bisogna dimostrare di avere la targa montata originale. Quando noi facciamo le gare di enduro, questa parte qua inferiore ha già un invito pretagliato che noi possiamo rimuovere per non farcela mangiare, rischiare di farcela mangiare dalla ruota. Noi l'abbiamo messo perché l'utilizzo nello stradale permette di utilizzarlo per il catarifrangente, quindi si è a norma, e di conseguenza è bene averlo. È una parte della targa che è removibile e può essere utilizzata in base alle necessità. Ci avviciniamo alla strada, ok? E sull'adventuring e la strada si apre un mondo, perché l'Italia è un territorio fantastico, ci sono sempre più eventi molto importanti e con sempre più affluenza di motociclisti, come l'AT, Transitalia Marathon, giri decisamente importanti che si fanno anche con moto grandi, a partire da un 700 così a salire, come KTM 890, 1290 e così via. Sono, diciamo, avventure su lunga scala, si fanno tanti chilometri, e diciamo la versione nera, che magari dà anche meno nell'occhio, può venire ancora più utile. Come abbiamo detto, possiamo mettere il catarinfrangente per essere in regola con il codice della strada e comunque avere una sicurezza, visto che lì la targa ovviamente deve essere sempre montata, a maggior ragione perché magari si fanno trasferimenti su asfalto. Inoltre, essendo che copriamo lunghe distanze, è possibile che noi perdiamo la targa, ma diciamo l'ho persa mezz'ora fa, l'ho vista, sì, ma magari in mezz'ora ho fatto 60 km. Esatto. In questo modo magari possiamo, tramite AirTag, vedere dove si trova la nostra targa in quel momento e magari programmare una scorciatoia di strada, ok? Magari abbiamo fatto un giro lungo, noi possiamo tagliare. Passiamo un anellino, torniamo nella zona dove l'abbiamo persa e la recuperiamo facilmente, grazie appunto alla sua tecnologia,
e poi ricominciamo il nostro E giro. poi possiamo ripartire. Tanto più se nel gruppo qualcuno si perde. Assolutamente. Gli altri che hanno il tag condiviso sanno dove si trova, qualcuno cade, scongiuriamo, qualcuno perde conoscenza, non è in grado di avvisare gli altri. Certo. È un sistema di sicurezza, oltre che un sistema che ci permette di risolvere definitivamente il problema della perdita della targa. Inoltre, ultimo ma non per importanza, questo non me l'hai detto, però l'ho notato io. Abbiamo secondo me 1 centimetro di spessore che una volta che lo mettiamo sul nostro codino rialza ulteriormente di 1 centimetro la targa. Questo cosa vuol dire? Che la nostra ruota girando ha ancora meno probabilità di andare a mangiarci la targa. C'è più margine. Non l'abbiamo detta, Certo. però esiste. Adesso poi la facciamo vedere bene in camera, si nota. Esatto, se vogliamo parlare di questi dettagli, entriamo dentro il magico mondo di tutti i prototipi che sono stati fatti nel tempo prima di raggiungere lo stato dell'arte, e questa forma particolare è proprio data dal fatto che abbiamo bisogno di avere la massima superficie liscia nella parte sottostante, in modo che il fango non si attacchi. Avremmo potuto fare le nervature sotto, per esempio, ma si attaccherebbe molto più fango in questo caso. Allora l'abbiamo fatto più liscio possibile, e comunque con una serie di differenze di livello che servono per dargli una rigidità elevatissima con un peso molto basso. Di fatto tutto quello che si vede, come poi spesso capita, è stato ragionato a lungo e testato fino a trovare lo stato dell'arte. Ci sono 2 metodi per montarlo. Ok, qua abbiamo un codino originale del 300. Abbiamo preso apposta GasGas 2023 perché è il codino di serie di una moto da enduro più piccolo e rastremato, quindi abbiamo preso la versione limite per farvi vedere anche poi come andare a montarlo su un codino più piccolo. Adesso lo andiamo a montare su Ramona. Abbiamo qua la mia GasGas ES700. Mitica. Ne ha viste quest'anno. Sì. In primis abbiamo individuato il centro del nostro codino, poi abbiamo messo la nostra cornice portatarga e segnato il foro sottostante, poi prendendo qualche riferimento abbiamo segnato i 2 punti superiori e adesso sappiamo dove andare a forare il nostro codino. Dopo aver fatto i fori siamo andati a mettere le 3 viti con le apposite rondelle e adesso sotto andiamo a mettere i 3 dadi autobloccanti per fissare al meglio lo smart frame al codino della moto. Dopodiché andremo ad inserire il tracker all'interno del suo alloggio. Una volta fissato il portatarga posso aprire lo slot dedicato al tracker. Qua prendo il mio AirTag e si può notare che non uso AirTag da oggi, ma li ho sempre usati. Questo qua è con le mie iniziali, ne ho parecchi, questo è uno di quelli che usavo nell'attrezzatura video. Qua all'interno ho 2, diciamo, spugnette che servono per assorbire tutte le vibrazioni e quindi per migliorare anche la vita e diciamo mantenere in uno stato ottimale il tracker. Qui intorno c'è un O-ring rosso che serve per rendere completamente stagna questa camera. Dopodiché posso chiudere e successivamente andare a montare la targa. Il nostro Alberto è attento a tutto, giustamente mi dice: guarda che la scritta si deve notare bene. Quando noi andiamo a chiudere il tappo lo chiudiamo per metà a mano, poi per chiuderlo in maniera definitiva deve fare uno scatto. Se non ci riusciamo a mano possiamo usare ad esempio delle forbici e puntarci per fargli fare lo scatto e renderlo così chiuso, sigillato definitivamente. Sarà sigillato quando la scritta easy to find è orizzontale. Esatto. A questo punto andiamo a montare la targa con 4 vitine e rispettivo dado autobloccante nella parte inferiore, e poi adesso andiamo col cutter a sfruttare l'invito per tagliare la zona del catarinfrangente, così da avere ancora meno probabilità che la ruota dietro girando vada ad agganciarsi sul portatarga. Fate attenzione a fare questo lavoro. Eccolo lì. Pino di carta vetro per non lasciare nulla al caso, Come dicevo prima, si può notare che c'è un po' di rialzo qua tra
la base del portatarga e la parte finale della targa qua nel posteriore, quindi ancora meno probabilità che la ruota ammortizzando vada a agganciarsi sulla targa. Eccoci qui, dopo aver montato il portatarga, lo smart frame su Ramona, quindi Ramona ha le dimensioni generose anche nel portatarga, si è riusciti a montarlo diciamo con i suoi fori originali senza dover fare modifiche. Andiamo a vedere cosa succede nell'evenienza di una moto da enduro specialistica. Questa è la maggior parte dei casi. Certo. Abbiamo un kit di montaggio in acciaio inox, Corretto. venduto separatamente. Esatto. All'interno c'è una piastrina tagliata al laser in acciaio inox, tutta la viteria in acciaio inox e anche gli spessorini per fare in modo che il tutto venga montato a regola d'arte. Esattamente. Adesso cosa facciamo? Abbiamo preso qua come esempio il portatarga della GasGas da enduro, quindi il modello EC, dall'anno 2021 al 2023. Questo qua tra tutti è quello più piccolino, più rastremato, Sì. quindi abbiamo preso il caso limite. Esattamente. Cosa succede? Quando noi andiamo ad acquistare lo smart frame, ci verrà consegnato un foglio con delle istruzioni, dove all'interno c'è una dima in scala 1:1, con scritti dove vanno fatti i fori. A questo punto il cliente potrà decidere o di farsi una staffa fatta in casa, Assolutamente. quindi se gli piace magari lavorare o costruirsi una versione ad hoc, Certo. farsela in casa con la dima che viene fornita già con lo smart frame, oppure acquistare il kit in acciaio inox venduto separatamente. Questa è una scelta che può fare ognuno, quindi super libertà. Aggiungo che la piastrina che diamo come accessorio, nel caso in cui doveste scegliere di non realizzarvela, perché comunque le istruzioni all'interno permettono di realizzarne anche una in officina facilmente, la piastrina in dotazione è tagliata al laser da piastra di acciaio inox di 1 mm, quindi è il minimo peso con la viteria più ridotta in termini di peso possibile per avere il massimo dell'efficienza. Perfetto, quindi anche è stata data attenzione anche ai dadi che sono con dadi stop, quindi Esatto. autobloccanti, le viti sono curvate giuste per non puntarsi anche solo il fango o altri detriti. Esattamente. Altro dettaglio importante che vi consiglio anche se doveste farvi la piastrina, essa ha la foratura delle viti che vengono poi che si presentano poi per l'ancoraggio al nostro codino, hanno una sede quadrata e utilizziamo delle viti col quadro sottotesta, in modo che voi montando la piastrina sul vostro portatarga non abbiate più il problema della rotazione della vite. Certo. Poi mettete il vostro dado e la vite sta ferma. Perché dall'altra parte, essendo quadrato, Esatto. rimane già ferma nella sua si sede. immobilizza, esatto. Sì. Perfetto. Andre, ti faccio notare un altro dettaglio importante. Questo portatarga, che è già ridotto nei pesi, nervato per avere la massima resistenza, ha la concentrazione del peso nella zona in cui viene ancorato al nostro codino, che è la parte più resistente. Certo. Perché più mettiamo peso a sbalzo e più abbiamo sollecitazione sul sistema. Perché fa più leva. Esattamente. Quindi è stato tutto concentrato nella zona della sede del tag, proprio per evitare che il peso potesse distribuirsi in maniera dannosa in zone, diciamo, critiche. Oggi giornata fantastica, ho qua lo zaino con le telecamere, siamo in mezzo alle colline emiliane, posti pazzeschi. Là c'è la GasGas EC500F di Alberto e invece qui c'è Ramona, abbiamo lo smart frame. Andiamo a fare 2 prove e vediamo se davvero tutto quello che abbiamo spiegato funziona. Tutto pronto. Si parte. Guarda lì che colline, fantastico.
speciale questo posto. Bello, Bello. Top. No, minchia, l'abbiamo persa davvero. Incredibile. Albi, guarda che alla fine l'abbiamo persa davvero adesso. Porca miseria. Perché ho fatto l'anellino, ci abbiamo tolto 2 viti, ma le altre 2 si vede che essendo allentate, le abbiamo perse. Adesso proviamo a cercarla per davvero. Perfetto, dai un'occhiata Allora, parcheggio e vediamo. Allora, gamba, prendiamo il telefono e cerchiamo di capire cosa è successo. Perché ho fatto l'anellino lì intorno che mi hai detto. Ok. Appunto, siamo partiti, abbiamo sganciato le 2 viti sotto. Sì. E le altre 2, essendo allentate, io ho provato a farlo un po' forte, si vede che si sono svitate con le vibrazioni e è saltato tutto. Ma alla fine abbiamo raggiunto il nostro scopo al primo tentativo di provare questo tracker. Ah certo, così finalmente abbiamo potuto provare la realtà dei fatti. Esatto. Sul nostro telefono apriamo l'app Dov'è? Esatto. Ok? Se parliamo di iPhone. Se parliamo di iPhone. Qua noi oggi facciamo il video e spieghiamo tutto con iPhone. Esatto. Ma la stessa condizione esiste anche con Android e Samsung. Esatto. Oppure con i tracker, quelli di terze parti, che vengono configurati anche con Dov'è oppure con il sistema Esattamente. Android con Samsung utilizza l'app SmartThings, dove si configura il tracker tipo Smart Tag della Samsung, Galaxy Smart Tag, esattamente come si fa con l'iPhone, e quindi quello che noi facciamo vedere adesso in realtà esiste come funzionalità anche per Android. Altrimenti esiste questa app per i prodotti cinesi, diciamo, che dà la posizione della targa, quindi ci permette di trovarlo. Ok. È un po' ridotta come funzionalità, però diciamo per la funzionalità principale vanno bene anche quelli cinesi. Perfetto, allora qua c'è l'anellino che ho fatto prima e abbiamo già individuato la nostra posizione, che siamo qua in questa piazzettina, e dove si trova il tag della mia moto. Mi dice 9 minuti fa. Se io zoomo posso andare a ricercarlo. Quindi cosa potremmo fare adesso? Andiamo in là. Esatto. E andiamo alla ricerca del tag. Esatto, puoi anche usare indicazioni. Ah, è vero, volendo. posso usare anche indicazioni. E lui ti fa vedere Questo la non strada. non me lo Ammesso ricordo. che sia una strada che per lui ha un senso. esiste, e lui ti fa una proposta. Questo è molto utile, per esempio, quando invece che essere nelle vicinanze, come in questo caso che siamo qua, se facciamo un giro di 100 km per esempio e la perdiamo al 30° e abbiamo altri 70 km fatti, lui mi indica la strada più corta per arrivare In quel punto che ci può essere. Perfetto. Quindi allora io so l'anello che ho fatto in questo caso. Certo. Adesso andiamo a cercarlo e vediamo se lo riusciamo a recuperare. Benissimo. Va bene? Dai, vado alla ricerca. Mi aspetti qua o vieni? Vengo qui. Vai. Allora, ovvio che cosa succede? Qua la posizione è approssimativa. Noi più ci avviciniamo, più lui va a restringere il campo per migliorare la precisione. La stessa cosa può succedere in una gara di enduro, quindi al passaggio di altri dispositivi che agganciano con il Bluetooth il tag vanno a migliorare la precisione della posizione del tracker. Com'è? Perfetto. Allora facciamo questa considerazione. Sì. Il tag si stacca dal tuo telefono. Ok. Quindi c'è stato sicuramente un tempo in cui ti sei allontanato, la tua targa si è allontanata dal tuo telefono, e quindi noi da dove siamo adesso, se è questo il punto che ti dà,
Da qui andiamo a tornare. Ok. E potrebbe essere indietro anche fino a 60, 70, 100 metri. Ok. Quindi noi adesso da questo punto qua risaliamo e con il nostro telefono andiamo a individuare dove si trova esattamente. Ok. C'è da dire anche che più persone passano vicino al tag, Sì. e quindi Bluetooth agganciano il tracker, E più precisa. più convalidano e precisano la posizione GPS del tag. Quindi io l'ho perso prima, ero da solo, adesso siamo già passati sicuro davanti È probabile in che altri ci sia già due dispositivi. un affinamento. Potrebbe essere più preciso. Sì. Quindi torniamo un po' indietro. Ah, guarda, si è già spostato un pochino. Ah, guarda, si è spostato di nuovo. Ok. Allora, mi dice che ci siamo attaccati praticamente. Ok, andiamo a vedere. Allora, parcheggiamo. Vado giù a vedere perché mi dice ce l'ho io ma non trovo il segnale. Vado un po' giù a vedere, ma aspetti qua? Sì, ok, io intanto Tu prova a guardare lì in giro. Dove cavolo è caduta? Uppala. Sette metri. 5 e mezzo in là. Ah! Guarda. E ci siamo. Ah! Ah! Oh, Albi, gamba! Guarda un po'. Oh, grande. Oh, era lì sotto, intorno, sotto tutte le... un po' incastrata nell'erba. Però l'abbiamo trovata. Bene. Allora, vediamo un po'. Comunque funziona, Non si è spaccato. Si vede che quando l'ho perso è andato esterno alla curva. Certo. E quindi invece che rimanere sul sentiero è andato lì sotto, ma si è incastrato e non vedevamo nemmeno il fluo. Okay. Però molto meglio, quando c'ero vicino l'ho visto subito. Ottimo. Là sotto ho visto uno straccio che sembrava essere la targa, ma era uno straccio tipo. È chiaro che se noi avessimo condiviso la posizione l'avrei potuto cercare anch'io con il mio. Col dov'è? Esatto, quindi Quindi il bello è che puoi anche condividere la posizione anche con gli amici, come dicevamo ieri, quando Esatto. sei nel giro che ti perdi. Va bene, torniamo là dove, dalla partenza dell'anello, esatto, e sistemiamo. Sistemiamo tutto, perfetto. Super. Praticamente ho risparmiato 200 euro di matricolazione più 150 di codino. Benissimo. Ho risparmiato 350 euro con 35 euro di smart frame, giusto? Esatto. 39 di smart frame più il suo tag. Vabbè, il tag già ce l'avevo, con 40 euro ne ho risparmiati 350. Direi che una pizza posso offrirtela, no? È andata bene. Bene ragazzi, speriamo tanto che il video vi sia piaciuto. Abbiamo portato qualcosa di nuovo qua sul canale. È il primo video di Race Cup Factory, ma ce ne potrebbe essere anche un altro, vedremo. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like qua sotto, un commentino scrivendo anche un vostro parere, cosa ne pensate, che moto avete, se per voi può essere utile in base al giro e all'utilizzo che fate della vostra moto. Ho lasciato qua sotto il riferimento del sito di Race Cup Factory, dove c'è anche il link per lo smart frame. Grazie per il supporto, come sempre, Gas e alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Stuff is like chemistry. Yeah, I need it from you. Come on, so you see everything.